Benvenuti e ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi una comparativa di zoom, dai grandangolari ai tuttofare. Allora, cominciamo con ordine. Qui abbiamo questi li mettiamo via, abbiamo due esemplari, il 24-70 e il 17-55. Vi parlo di questi obiettivi perché oggi li possiamo trovare nel mercato dell'usato a prezzi molto abbordabili e sono due magnifiche lenti. Il 17-55 stabilizzato di casa Canon f2.8 continuo, una vera delizia. Perché? Perché il 2.8 continuo sapete che per chi fotografa dal matrimonio allo street, al reportage e tante altre situazioni, avere la possibilità di variare la focale mantenendo l'apertura costante, grazie al cielo. Chi ha mai provato a fare dei servizi, mi ricordo i primi tempi ancora con la pellicola, con questi obiettivi variabili nella loro massima apertura, si impostava a 2.8, poi diventava 3.5, poi 4, un macello. Invece la costanza del diaframma non è solo una qualità percepita nella fotografia perché mantengo quel diaframma, è soprattutto una esecuzione molto lineare e molto più facile di tutti i comandi e le impostazioni che diamo alla macchina, quindi un'operatività che senza dubbio è premiante. Dall'altra parte invece, dedicato al full frame, abbiamo il 24-70-2.8, un pezzo di storia di casa Canon. Certamente tutte le grandi case hanno nel loro catalogo lo zoom per così dire tuttofare, e qui spendiamo anche due parole perché tuttofare vuol dire tutto ma anche niente. Allora possiamo cominciare dagli zoometti, quelli semplici, quelli molto leggeri in plastica, tipici dei kit, sono ottiche da 30-40 euro, giusto per cominciare ma non sottovalutiamoli perché sanno fare il loro lavoro, e grazie anche a un po' così di magia, chiamiamola, che la fotocamera mette grazie alla sua elettronica, si portano a casa degli scatti davvero molto belli, davvero molto belli. Però certamente i limiti ci sono tutti, il vetro è quello che è, il barilotto spesso è di plastica scricchiolante, insomma anche l'occhio vuole la sua parte, no? Poi abbiamo degli zoom che puntano, diciamo, il mercato sul fatto che si estendono molto, partono dal 24 e arrivano al 200, partono dal 28 e arrivano al 300, e anche in questo caso ci sono delle produzioni di almeno due linee fondamentalmente, quelle economiche, quindi obiettivi che spesso equipaggiano dei kit già un po' più importanti, e gli obiettivi quelli tosti davvero. Possiamo pensare al 28-300 di casa Canon, che è un obiettivo davvero costoso, con una qualità molto elevata, ma non dimentichiamo che resta comunque sempre uno zoom. Però la partita più importante si gioca sullo zoom 28-70-24-70, perché qui c'è un po' tutto il mondo fotografico. Nell'arco di queste focali rientrano il 90% delle foto che facciamo durante le nostre uscite, le nostre escursioni e anche durante la nostra attività professionale. Il 24 è una focale molto ampia, quindi accontenta il paesaggista, chi fa lo street, chi ha bisogno di inquadrare nello stretto, e il 70 è un obiettivo tele da ritratto più che accettabile, certe volte quel pelo più largo dell'85 che mi permette di farci star dentro anche un gruppetto di persone, inquadrandole bene e riempiendo per benino il fotogramma. È soprattutto su questi zoom che c'è la vera partita. Canon, Sigma, Tamron, Sony e Nikon e via dicendo hanno senz'altro nel 24-70 la loro punta di diamante, un obiettivo zoom che ha delle caratteristiche davvero importanti. Parlando del 24-70, questa è la prima serie, il 2.8, abbiamo un obiettivo intanto pesante, vogliamo fargli un appunto, sì, che come vedete si estende all'infuori, quindi non è quello che potremmo definire un internal focus, dove le lenti si spostano all'interno dell'obiettivo ed il corpo dell'obiettivo resta sempre così. Questo sporge e quindi può in un certo senso anche diciamo rendere meno fissa sul baricentro dell'impugnatura il peso del complesso camera obiettivo. Però anche in questo caso è un po' trascurabile perché è una lente così bella e produce delle immagini così belle che ci si passa sopra. Che cosa c'è da valutare? Tutt'al più il peso, perché
portarlo dietro per una giornata insieme ad un obiettivo che completi il corredo tipo un 70-200, si comincia ad avere davvero un bel peso. Allora ecco dove nascono le domande, non tanto sulla qualità. La stessa cosa vale per il 24-70, che però è un 17-55 per il formato ridotto, 2.8. Perché? Perché anche questo non è un obiettivo leggero, ma è un obiettivo di qualità. È un obiettivo che, più che per il paesaggio, secondo me premia il ritratto, non so, di matrimonio, il reportage, ha un bilanciamento del bianco molto più neutro del corrispettivo, per esempio Nikon, e la qualità è sostanzialmente la stessa. Lo trovo solo un po' più pronto, è stabilizzato, e questo non è indifferente, perché, ripeto, se quando metto la lente sul cavalletto la stabilizzazione può interessarmi poco, quando invece faccio un servizio fotografico, quella stabilizzazione che mi permette di avere lo stop in più mi aiuta moltissimo, soprattutto con un flash posizionato sopra che aumenta il peso della camera e del complesso, quindi aumenta il peso e quindi l'innescamento del micromosso, ma anche perché effettivamente si può tirare un pochettino di più di quello che si potrebbe fare con un obiettivo non stabilizzato, quindi senz'altro un punto in più. E cosa è successo per i nuovi obiettivi 24-70 di casa Canon? Abbiamo la stabilizzazione non tanto sul 2.8 ma sull'F4. Perdiamo uno stop di luminosità relativa, però abbiamo la stabilizzazione. È più bello? Funziona meglio? Allora, intanto il 2-24-70 seconda serie è pressoché, diciamo, identico a questo. L'F4 è un progetto totalmente rivoluzionato. Lo vediamo bene non tanto sulle macchine, sulle Canon della prima generazione, mi riferisco anche alla 5D che è una full frame, ma dalla Mark II e Mark III e anche le DX, di la verità, vediamo davvero un salto di qualità. Certamente queste sono cose che spettano a voi di sapere, lo prendo stabilizzato però un F4 oppure un 2.8 senza la stabilizzazione. Vedremo che più o meno la stessa filosofia produttiva è stata applicata sullo zoom, quello che precede filosoficamente questo, e cioè il 16-35. Mentre invece per questo non ci sono altre scelte, resta una proposta davvero intelligente ad un prezzo onesto ed è veramente un obiettivo tutto fare. Ma due differenze che non vanno sottovalutate è che su una macchina APS-C un obiettivo come questo, che pesa meno, con un corpo che pesa meno, si trasforma in un minor peso da portare dietro e un ingombro decisamente diverso da questo. Una 5D con un 24-70 vi assicuro che è un bel peso, anche per realizzare un servizio fotografico. Tenerla in mano per 5-6 ore, che sia un matrimonio o un evento, comincia ad essere più faticoso rispetto ad una di queste. E la qualità non serve che lo racconti io, una macchina valida come può essere anche una 7D o una serie D formato ridotto rispetto a una full frame, in termini di qualità pixel per pixel siamo lì. Come gamma dinamica senz'altro la full frame ha ancora una marcia in più, questo è fuori dubbio e lo potete provare comunemente e riscontrare in qualsiasi test. Invece vi ho portato altri obiettivi, perché? Perché le analisi, le valutazioni sugli zoom tuttofare non finiscono qui. Una delle domande principali è: mi prendo uno zoom 24-70, ma poi se mi prendo il 17-40 o il 16-35 sovrappongo quella parte di focale? Allora, imparate che se vi serve qualche cosa, non fate questi conti, non ci si può certo fermare a dire ma un 35 mm ce l'ho lì, però ce l'avrei là. No, perché comunque risulterà sempre più facile pensare: vado con una lente, mi porto questa perché mi garantisce un arco focale maggiore e più appropriato, o due lenti, mi porto questo e magari invece di un 24-70 potrei col tempo prendere un 24-105 che non ha la stessa qualità. Però è anche vero che è molto più lungo come focale maggiore, è un F4 e magari non a 24 dove veramente cade moltissimo, mi può garantire di portare a casa un'escursione molto più ampia. Ecco perché oggi volevo parlarvi anche di questi altri obiettivi. Allora, sì, non vi ho fatto vedere il paraluce del
24-70 che è un paraluce importante. Questo è un obiettivo grande, c'è niente da fare, però la qualità è molto bella. In alcune foto il 24-70, soprattutto nel ritratto attorno a 50 mm, vi permette di portare a casa delle immagini molto belle, con uno sfocato morbido ma molto gradevole, cosa che, ecco, per esempio questo non ha, perché comunque un 2.8 su un sensore ridotto non è la stessa cosa. È un po' come se la lente non avesse lo spazio per esprimersi appieno. Oggi abbiamo un 1740 f4 Canon. Sapete che di questo anche ce ne sono due versioni, ma soprattutto poi è stato in un certo senso surclassato dal 1635. Il 1635 che cosa proponeva in più? 1 millimetro di lunghezza focale in basso. Non è poi molto, siamo onesti, tra un 16 mm e un 17 mm non è poi molto. Qualcuno potrebbe dire ci si sposta un passo indietro e abbiamo equiparato tutto, però non è così semplice. È un millimetro che a volte può cambiare, perché cambia il look e ci spostiamo da quel tipo di grandangolo ad un grandangolo spinto. E poi comunque la qualità, fuori dubbio che la prima serie 1635 lasciamola un po' da parte, ma il 1635 2.8 seconda serie è senz'altro qualitativamente superiore, sebbene questo si batta veramente come un leone, e devo dire che nella parte bassa del suo arco focale dà del filo da torcere al 1635, ovviamente con un prezzo totalmente diverso ed anche un peso diverso. L'altro obiettivo che ho portato, giusto per metterlo a paragone, è il 15-30 della Sigma, che è un obiettivo imponente, grande, voluminoso, con la messa a fuoco che può essere anche manuale o automatica grazie a questo switch della ghiera. È un obiettivo che è vero che è un 15 mm ed arriva a 30 e si può opporre a questo perché il 1635 casca proprio in mezzo a questi due. Perché questi due obiettivi? Perché ancora una volta sul mercato dell'usato li possiamo trovare davvero a cifre più abbordabili. Con 200-250 euro ci portiamo a casa un 15-30 Sigma, con 400 o 500 euro a seconda dei casi e di come è tenuto ci portiamo un 17-40. Entrambi lavorano sul full frame. Questo qui, il 1740, è un F4 continuo, questo invece è variabile, è un 3.5 fino a 5 erotti. Qual è il migliore? Sì, dai, diciamolo senza dubbi, come qualità fotografica è migliore questo. Il decadimento ai bordi è minore, in questo caso invece abbiamo, come forse vedrete nell'altro spezzone, una lente asferica, quindi ogni volta che ci troviamo di fronte ad una lente primaria di questo tipo sappiamo che se al centro c'è una distanza, con 2 cm di differenza ne abbiamo un'altra, cioè al di là della distorsione indotta ci sono anche questioni proprio di ipermetria e quindi non è sempre facile pareggiare il fuoco. Qui dobbiamo serrare spesso fra F9 e F11 per avere un fotogramma accettabile, qua invece possiamo tenerci già a 8, abbiamo un fotogramma accettabile, molto bello e qualitativamente superiore. Come cromia non c'è battaglia, questo di Canon è molto superiore. Sigma ha una lieve dominante giallognola che alcune volte aiuta anche il contrasto locale, perché è vero che gli dà quel piccantino in più, però è anche vero che se voglio un bianco neutro devo lavorarci di post produzione. A me per esempio questo un pochettino, diciamo, mi infastidisce, soprattutto sulle nuvole, soprattutto quando lo uso, per esempio ho bisogno di avere un bianco neutro rispetto ad altri colori, ci va un po' di post produzione. Però adesso parliamo anche del vantaggio che ha questo obiettivo, è un 15 mm e come tale ha un'ampiezza che, per quanto possa far sorridere tra un 17 e un 15, la differenza c'è, e come questo vi butta nella scena, vi proietta nella scena, questo sì, ma ancora in maniera abbastanza ordinata. Lo dicevamo anche per il 16 mm, il 16-35 è più grandangolare spinto di come non lo sia un 17.
Anche questo, come altri obiettivi, il Sigma ha la possibilità di montare dei filtrini sulla parte posteriore della lente, perché nella parte frontale non è possibile farlo, mentre invece il Canon ha una filettatura da 77, quindi posso montare benissimo dei filtri frontali come per la maggior parte delle lenti. È in fluorite, è un obiettivo onesto, fa il suo lavoro, a me piace molto. Vi faccio vedere un'altra proposta, perché questa è una delle cose che mi chiedono più spesso quando faccio i corsi di fotografia: ma mi compro questo, prendo quello, quell'altro, qual è meglio, qual è peggio? Questo è il 10-20 Sigma. Nell'ambito di queste range focali c'è una varietà di scelta davvero ampia. Talvolta la scelta ricade quasi sull'occasione, mi è capitato quello, l'ho preso, ho provato e funziona, oppure il mio amico ha quello lì, vedo che si trova bene, me lo sono comprato anch'io. Ci si affina un pochettino dopo, perché come ho detto anche in altri tutorial, se per un 50 mm, se per un 35 mm o un 80 la differenza tra uno zoom e una lente fissa è ancora diciamo ravvicinata, perché comunque un 24-70 è un ottimo obiettivo, per gli zoom grandangolari la differenza invece si amplia, perché una lente fissa su non so, su un 15 mm fa davvero una differenza rispetto ad uno zoom. Allora in questo caso, vi stavo dicendo, si può cominciare con queste lenti, non dico che l'una valga l'altra, però insomma siamo più o meno lì, le grandi differenze sono un po' livellate, e nel momento in cui si sceglie di comprare un 21 mm oppure un 24 o un 18, allora andiamo a prenderci la lente che ci piace di più e che veramente fa il caso nostro. Oggi ho portato il 10-20 della Sigma perché a mio avviso è una di quelle ottiche strabilianti, lavora molto bene, costa anche questa il giusto, ma sull'usato la si trova con 300-350 euro, ed è un'ottica che ha una costanza di rendimento sia per Nikon che per Canon, e questo non dobbiamo trascurarlo, perché su Canon sapete che i grandangolari faticano un pochettino di più. Questo è davvero molto bello. Dirvi se è più bello del 15-30 Sigma? Sì, facile, è più bello, è ampio come il 15-30, ma ha meno problemi. Uno per primo, per esempio, che posso montare, grazie ad una filettatura da 77, posso montare dei filtri frontali. Mi direte che un polarizzatore su queste lunghezze focali non serve, vi dirò di sì, è vero, avete ragione, però un filtro di protezione, oppure un filtro per un sistema di filtri digradanti, oppure per un filtro neutro grigio, quelli sì che li monto, qua posso farlo, di qua no. Quindi un vantaggio per questo. Poi come nitidezza e come qualità ottica è molto più a posto questo. Tra questi un 16-35 e un 17-40 ricadiamo più in un discorso di sensore. Come vi dicevo prima, non è possibile misurarli sulla stessa camera perché hanno lunghezze focali diverse. Per quello che dobbiamo farci, io personalmente questo lo uso molto spesso quando vado a fare delle escursioni un po' in quota e ho bisogno di andare più leggero. Devo dire che non mi sono mai mangiato le mani per dire accidenti se avessi avuto il 17-40 o il 16-35. Assolutamente no. È vero, non è la stessa cosa di un 16-35, ci mancherebbe, costa infinitamente meno, però portate a casa lo stesso delle belle foto, fa il suo lavoro, pesa poco, costa poco, per iniziare altamente consigliato. 17-40, 10-20 Sigma. Ma quale mi porto via, quale rende meglio? Vi dicevo, da una parte abbiamo una reflex full frame con un obiettivo progettato per il full frame 17-40. Una parola ancora rispetto al 16-35. Mi serve davvero quel millimetro in meno per avere un 16 rispetto ai 5 mm in più che mi offre questo? A me no, personalmente no, perché preferisco avere un 40 mm che diventa quasi un normale e mi permette di andare in giro anche con un unico obiettivo. È vero, non avrò un 16 mm, però diciamoci onestamente, basta fare un passo indietro e si amplia, con un grandangolo si amplia moltissimo l'orizzonte. Qualitativamente, l'abbiamo detto, il 16-35 è migliore, ma adesso per esempio nel mercato è stato prodotto questo 16-35 F4,
che davvero soppianterà sia l'uno che l'altro. Perché? Perché innanzitutto è ancora più nitido, più squillante, ha una resa di colori bellissima ed è uno dei prossimi che probabilmente vi farò una recensione. Dall'altra parte un 1020 Sigma, lo vediamo anche così visivamente, la macchina è più piccola, se fosse una 7D avremo un peso quasi equivalente del corpo camera, però l'obiettivo è più leggero, sta in mano molto bene. Questo è il corrispettivo di un 15-30. Paraluce per entrambi, ma come vedete sono diversi, sono più grandi in tutto, sono due macchine che possiamo dire fanno quasi lo stesso lavoro, ma sono differenti come pesi e come ingombri. Allora ecco che se non ci sono grandi esigenze, con questa si lavora molto bene. Il mio plauso va più a un'ottica come questa, che non ha nessuna pretesa costruttiva, non vuole essere la più bella nel segmento, però funziona bene, fa il suo lavoro e permette di portare a casa anche delle belle foto. Questa è un po' più pretenziosa, ma soprattutto è più pesante e un po' più ingombrante, è vero che arriva fino ai 40 mm. Il 16-35 non ce l'ho qui, l'ho venduto recentemente perché ancora una volta è una lente bellissima, pesante, che non fa propriamente al caso mio, perché se devo avere un grandangolo di qualità, come avete visto in uno dei video che ho prodotto, utilizzo un 15 della Zeiss oppure il 21 Zeiss, che sono comunque infinitamente superiori a questi. Per il resto del lavoro che faccio io, uno zoom come questo va più che bene, perché non dimentichiamo che molto spesso quando andiamo a fare dei reportage o delle escursioni non è detto anche che ci prendiamo magari un po' di umidità, un po' di pioggia, neve, non ne parliamo, e nonostante tutti gli accorgimenti che possiamo utilizzare per mascherare e proteggere camere e obiettivi, francamente portare ottiche davvero importanti e costose con me ci penso due volte, perché comunque insomma tengo anche al mio corredo. Vi ringrazio, vi do l'appuntamento ai prossimi video di PhotoArt e come sempre a voi la scelta per gli obiettivi. Ciao!